Dana Plato divenne famosa come l'American Sweetheart, ovvero la fidanzatina d'America, Kimberly Drummond nel Mio amico Arnold. Si tratta di una delle sitcom più popolari degli anni Ottanta, come sicuramente ricorderete, ma dietro le quinte della serie lei e i suoi giovani colleghi in segreto fumavano marijuana e sniffavano cocaina. Al termine della serie, Dana cadde lentamente in una spirale di dipendenza mentre l'America ne osservava la vita spegnersi. A 19 anni sposò un musicista di rock and roll ma perse la custodia del figlio, poi si diede al crimine, finì in prigione e apparve in un film per adulti prima di patire la sua ultima tragedia. Perciò, signore e signori, ecco voi il tragico racconto della vita e della carriera di Dana Plato. Poi se riesco a trovare informazioni sugli altri protagonisti di questa amata quanto sfortunata sitcom, ci farò un video. Cominciamo. Dana Plato nacque Dana Michelle Strain il 7 novembre del 1964 a Maywood, in California. Come suggerisce il cognome vero, traducibile come sforzo, stress o fatica, lottò fin dai suoi primi anni di vita. Linda Strain era una madre single e adolescente che doveva già sopravvivere con una bimba di 18 mesi al momento della nascita di Dana. Linda era ben consapevole che non sarebbe riuscita a crescere due bambine da sola. Nel guardare alla neonata Dana, la poveretta non deve aver visto nient'altro che una terza bocca da sfamare. Non sapendo che fare, prese una decisione enorme, quella che cambiano la vita e che si trasformò nell'incidente motore della nostra storia. Fu a soli 7 mesi di vita che Dana venne data in adozione. La piccola Dana fu abbastanza fortunata da essere adottata da una coppia della San Fernando Valley, Dean e Florine Kay Plato. L'amorevole coppietta le diede una nuova casa e il cognome, ma pur offrendole sicuramente una vita migliore, i genitori adottivi fecero di Dana più che altro un progetto. Florine era infatti determinata a trasformarla ad ogni costo in una star. Quando Dana aveva solo 3 anni, Dean e Florine divorziarono. Perciò la nostra bimba andò a vivere con Florine. Per la seconda volta nella sua breve esistenza si ritrovò alle cure di un genitore single. Ma dove Linda non era stata in grado di riservarle sufficiente attenzione, Florine gliene dava troppa. La sua nuova mamma avrebbe fatto qualsiasi cosa per far entrare la figlia nello show business e la portò a infinite audizioni. E la fatica alla fine la ripagò. Dana apparve in più di 100 spot televisivi, che però a Florine non bastavano, voleva vedere la sua bimba sul grande schermo. Dana fece il suo debutto cinematografico a soli 11 anni nell'Uomo da 6 milioni di dollari, poi a 13 avverò il sogno della madre apparendo nel sottovalutato L'Esorcista 2 l'eretico e nel ben poco sottovalutato Return to Boggy Creek, entrambi del 77. Alcuni ne ritengono che i film della saga dell'Esorcista siano maledetti, ma la valutazione la lasciamo a voi. Il film successivo fu California Suite del 78, una commedia cucita sulla star Neil Simon che ricevette molte lodi nonché delle nomination agli Oscar, e verrebbe da pensare che l'apparizione in un film nominato all'Academy porti al successo, ma Dana salì alla ribalta in televisione. Non molto dopo California Suite ebbe un'audizione per il Gong Show, l'originale corrida, molto prima del buzz eliminatorio dei vari Got Talent, cui si usava per l'appunto un gong. Dana attirò l'attenzione del produttore Al Barton come parte di una squadra di cheerleader, anche se le cheerleader non passarono. Poi fece l'audizione per il ruolo da protagonista in una piccola sitcom di cui forse avrete sentito parlare, quella di cui parliamo oggi. Non fu una decisione facile, dato che la recitazione non era l'unico talento di Dana. Dana si trovava di fronte a un bel dilemma: poteva apparire nel Mio amico Arnold o tentare di guadagnarsi un posto nella squadra statunitense olimpica di pattinaggio di figura. La scelta fra il pattinaggio e la recitazione è enorme per una tredicenne, ma alla fine vinsero lo sfarzo e il glamour dell'ultima, vittoria che purtroppo l'avrebbe portata al tracollo. Allora, se non conoscete il Mio amico Arnold, ecco un riassunto velocissimo. Alla morte della madre, due ragazzini afroamericani di Harlem, Arnold, Gary Coleman e Willis Todd Bridges, vengono accolti dal datore di lavoro della stessa, il ricco vedovo bianco Philly Drummond, interpretato da Conrad Bain, e dalla figlia Kimberly, appunto Dana Plato.
Ovviamente ogni singolo ragazzino d'America e non solo si innamorò della dolcissima e finta innocentina Kimberly Drummond, ma nella vita vera Dana Plato era una ragazzaccia. Quasi fin dalla prima messa in onda del 1978 la serie si dimostrò un successo istantaneo. D'un tratto i tre giovani attori vennero proiettati in milioni di case americane di tutto il mondo. Nel suo stile da commedia family friendly, lo show affrontava temi quali il razzismo, l'uso di stupefacenti, l'alcolismo, il sequestro e l'abuso sessuale di bambini. In un famoso episodio del 1983, l'allora First Lady Nancy Reagan spingeva a dire no alla droga. Purtroppo Dana, Gary e Todd quel messaggio non lo capirono e per gestire le pressioni della fama caddero nella soffocante spirale di alcol, droga e crimine. Dana, Gary e Todd divennero intimi quanto fratelli e sorella durante le riprese, ma la situazione andò male soprattutto per Dana. Durante il periodo su set della serie ammise di aver fatto uso di alcol, cannabis e cocaina. Talvolta le ci voleva mezza giornata per tornare abbastanza sobria da riuscire a ricordare le battute. Poi ad appena 14 anni andrò in overdose da diazepam. E dov'era intanto la sua mamma tanto protettiva? Florine era molto protettiva, ma il suo approccio alla maternità all'agguanto di velluto non fece che peggiorare le cose. Dana ammetterà poi che la madre adottiva l'aveva cresciuta in una bolla e che non le aveva mai parlato della realtà né delle capacità necessarie per vivere. Florine aveva pure la paranoia che la figlia venisse rapita da sconosciuti, ma la minaccia giunse in realtà da una figura molto più vicina a casa. Dal divorzio Dean, il padre adottivo di Dana, non ebbe molto a che fare con lei. La cosa cambiò ovviamente nell'istante in cui divenne famosa. Adesso guadagnava un salario che umiliava il fatturato annuale della sua azienda di camion. D'un tratto voleva un pezzetto della ragazzina. Perciò, in una bizzarra svolta di eventi, Dean denunciò la figlia adottiva. Per fortuna il tentativo di mettere le manacce sui soldi di Dana venne deriso dalla sorte. Dana interpretò Kimberly fino al 1984 quando sposò il chitarrista rock and roll Lenny Lambert. I produttori della serie non si dimostrarono felicissimi della scelta di accasarsi della diciannovenne. Dopotutto, come facevano milioni di teenager a innamorarsene adesso che era legata a un altro. E come se non fosse stato abbastanza, Dana sganciò un'altra bomba. Era già incinta. Al mio amico Arnold niente feste per una Kimberly Drummond incinta. Affrontare sullo schermo temi seri inerenti all'adolescenza era una cosa, ma che una protagonista fosse una mamma tanto giovane non gettava buona luce su un programma tanto puritano. Non fu solo la gravidanza a metterla nei guai. Ai giornali era giunta voce delle abitudini da ragazzaccia di Dana. A causa dell'abuso di alcol e droghe, i produttori decisero di eliminare Kimberly dallo show. Dopo l'annuncio della gravidanza, il padre televisivo di Dana, l'attore Conrad Bain, la prese da parte per una bella chiacchierata padre e figlia vecchio stampo. Era lui la figura più vicina al vero padre che avesse. Conrad dichiarò alla rivista People: si fece mettere incinta deliberatamente durante le riprese. Quando gliene parlai si mostrò entusiasta della sua azione e disse: quando avrò il bambino non sarò mai più sola. Dana aveva recitato nel mio amico Arnold dal 1978 al 1984, ma venne eliminata dalla serie per via del bambino. L'unico figlio di Dana e Lenny, Tyler Edward Lambert, nacque il 2 luglio del 1984. Dana tornò nella serie nel 1985 quando il programma passò dalla NBC alla ABC. Il finale dell'8ª stagione vide Kimberly combattere contro gli effetti della bulimia e la serie si concluse il 7 marzo del 1986. Passiamo al 1988, quando la tragedia si consumò 2 volte in rapida successione. Quel gennaio Dana e Lenny si separarono e proprio quella stessa settimana la madre adottiva di Dana, Florine, morì a 49 anni per una rara malattia della pelle chiamata sclerodermia. Perciò, oltre a essere disoccupata, Dana aveva perso il marito e la madre, ma era sul punto di perdere molto di più. Impantanata nella dipendenza, nei problemi di denaro e nello stress dovuto alla perdita del marito e della madre, Dana firmò una procura al suo commercialista. Purtroppo, dopo qualche decennio di lavoro e risparmi, quest'ultimo scappò con gran parte dei soldi, lasciandola con meno di $150.000. Dana racconterà poi che l'uomo non venne più ritrovato e che aveva rubato anche più di $11 milioni ad altri.
ma se pensate che Dana in quel momento abbia toccato il fondo più nero vi sbagliate, sarebbe precipitata molto più giù. Ricordate che Dana aveva detto a Conrad Bain che una volta avuto il bambino non sarebbe mai più stata sola? Beh, a causa dei problemi della dipendenza e problemi finanziari le venne pure portato via il figlio Tyler. Durante il divorzio, nel marzo del 1990, il giudice decretò che Tyler sarebbe vissuto col padre perché Dana era troppo inaffidabile per occuparsi di un bambino e le venne concesso solo il diritto alla visita settimanale. Perciò, dopo tutto quello che aveva passato, adesso era veramente sola. Dana era però una combattente, perciò si rivendette come seria attrice adulta. Apparentemente il suo primo pensiero fu sottoporsi a una mastoplastica additiva per oscurare la sua immagine di star bambina. Infatti il silicone al posto giusto e eccola pronta a mostrare il suo nuovo corpo al mondo. Determinata a spazzar via dalla faccia della terra quell'innocentina di Kimberly Drummond, Dana si diede a un intero banchetto illustrato per l'edizione di giugno del 1989 di Playboy. Aveva davvero la sensazione che la cosa l'avrebbe riportata a fame e fortuna. Perciò aspettò che la sua vita ripartisse e aspettò, ma non ripartì mai. Lentamente ma inesorabilmente capì che la sua carriera stava stagnando. Decise perciò di togliersi di nuovo i vestiti per un thriller di basso budget intitolato Prime Suspect, nel quale recitava anche Frank, il fratello di Sylvester Stallone. E di lì la sua carriera precipitò. Capendo che questa era fallita in partenza, cercò di rimediare qualcosa dandosi ai talk show, decisione che si rivelò disastrosa. Nel 1990 Dana apparve nel talk show di Sally Jessy Raphael per un segmento sugli attori bambini. In linea col tema della giornata si presentò anche l'attore e cantante Paul Petersen per parlare della sua nuova organizzazione a supporto e a protezione delle star bambine, che però dietro le quinte si batté in Dana all'uscita dei bagni delle donne con tanta cocaina sulla faccia che dovette dirle di pulirsi il viso. Qualche istante dopo Dana Plato raccontò in diretta televisiva a Sally Jessy Raphael e al mondo intero di aver smesso con le droghe e di essere finalmente sobria. Quando la poverina aveva 26 anni, il suo matrimonio e la sua carriera erano ormai andati a rotoli. A peggiorare le cose aveva perso pure la madre, il figlio e quasi ogni singolo penny guadagnato. Ormai non c'era più nient'altro da perdere o no? Sbagliato, Dana Plato stava per perdere la testa. Ormai alla frutta, drogata e probabilmente strafatta, il 28 febbraio 1991 entrò in una videoteca di Las Vegas, estrasse una pistola a pallini, la puntò alla cassiera e pretese tutti i soldi del registratore di cassa. La commessa, pietrificata, le diede il contante e Dana si diede alla fuga con $164. La contegnosa Kimberly Drummond, la ragazzina che appena un decennio prima graziava le pareti delle camerette di milioni di adolescenti, per una quindicina di minuti fu una criminale pericolosa e ricercata. Una volta che Dana fu uscita dalla videoteca col malloppo, la cassiera digitò il 911 e pronunciò quella che a breve sarebbe diventata una frase famosa nel mondo intero. Disse al centralino: "Sono appena stata derubata dalla ragazza che interpretava Kimberly nel mio amico Arnold". Erano anni che Dana cercava di oscurare l'immagine di Kimberly Drummond e adesso proprio Kimberly la distruggeva. Non c'era bisogno di lasciare impronte né di firmare confessioni per via di quel volto tanto riconoscibile. Poi, un quarto d'ora dopo la rapina, si diede un'azione quasi ugualmente sconvolgente. Che le fosse passata la scimmia o che fosse tornata in sé, Dana capì rapidamente di essere troppo famosa per cavarsela, perciò tornò nella videoteca e restituì i $164. Ovviamente sulla scena c'era già la polizia che la portò via, ma almeno era tornata di sua sponte per assumersi la responsabilità dell'efferato crimine. Stando a Daly, la commessa in questione, Dana non tornò per consegnarsi alle forze dell'ordine, doveva recuperare una cosa che le era caduta. Dopo la fuga dalla scena del crimine, la famosa ladra erano caduti gli occhiali mentre scavalcava un muro. Daly insiste nell'affermare che Dana venne presa quando tornò per recuperare gli occhiali. Che abbia torto o ragione non importa un granché, la cosa importante era che Kimberly Drummond era stata arrestata per rapina a mano armata. Sola in cella, senza nessuno a pagarle la cauzione, l'ex star toccò il fondo, ma a sua insaputa stava per palesarsi un angelo custode. Per fortuna Mr. Las Vegas, ovvero l'intrattenitore Wayne Newton, aveva saputo della difficile situazione dell'attrice e si fece avanti per aiutarla.
Malgrado non la conoscesse neanche, le pagò una cauzione di $13.000. Allora, la rapina a mano armata è roba seria, pure con una pistola finta. L'incidente si guadagnò i titoloni nazionali e i fan si aspettavano il peggio per la fidanzatina americana della porta accanto. Ma al processo il clementissimo giudice Steven Afaker ebbe compassione di Dana e la condannò a soli 5 anni di libertà vigilata. L'avvocato difensore, il procuratore distrettuale Stuart Bell, credette che fosse stata emessa una sentenza tanto compassionevole perché il giudice guardò il quadro completo e capì che Dana non costituiva un pericolo per la società, si trattava di una richiesta di aiuto, o forse era un fan del mio amico Arnold. Ma non finì mica qui. Il processo ebbe implicazioni enormi, scoppiò un dibattito su scala nazionale sulle star bambine che avevano vissuto tempi molto bui. Ci si cominciò a chiedere se gli studi cinematografici e le emittenti televisive non li sfruttassero e i media non dovevano neanche guardare tanto lontano. Anche Gary Coleman e Todd Bridges stavano conducendo vite difficoltose. Come ad Anna, a Gary, alias Arnold, era stato sottratto il fondo fiduciario, fece causa ai genitori e al manager e vinse milioni di dollari. Poi tentò 2 volte il suicidio tramite overdose di pillole. Questo prima che l'attore alto 1,42 m, affetto da una malattia al rene congenita, aggredisse una donna mentre lavorava come guardia di sicurezza. Quando le rifiutò un autografo, lei ne derise la carriera, perciò Gary le tempestò la faccia di pugni. Todd, cioè Willis, fumava marijuana sul set del mio amico Arnold. Compiuti 20 anni si mise a spacciare per star dietro alla dipendenza da cocaina e metanfetamine. Di conseguenza venne arrestato 2 volte per possesso di narcotici e arma da fuoco e venne accusato della costruzione di un ordigno esplosivo e andò a processo per il tentato omicidio di uno spacciatore. L'avvocato Johnny Cochrane dichiarò che era stato condotto all'abuso di droga dall'industria dell'intrattenimento abusiva e sfruttatrice. Non andò tutto male, comunque Todd una volta salvò una donna dall'allegamento quando questa finì con la sedia a rotelle in un lago. Nel gennaio 1992 Dana venne riportata davanti alle autorità, stavolta per falsificazione di una ricetta di diazepam. Sebbene fosse evidentemente un altro grido d'aiuto inconscio, il giudice Joseph Pawlikowski stabilì la pena di 30 giorni di prigione e altri 5 anni di libertà vigilata vista la violazione dei primi 5. Dopo il mese di galera, un'altra condizione della condanna fu l'immediato inizio di un programma di riabilitazione. Ben presto finì in bancarotta. La Plato raccontò ai giornalisti del periodo passato dietro le sbarre. Aveva un'immagine molto chiara di cosa sarebbe accaduto se fosse sfuggita alla legge. Disse: non essere beccata sarebbe forse stata la cosa peggiore perché sarei morta di overdose. Non poteva certo sapere che era proprio quello il destino che l'attendeva. Un programma radiofonico di Las Vegas trasmise una canzone satirica sulla ragazzina del mio amico Arnold che rapina una videoteca costruita sul motivo di The Girl from Ipanema. La canzone divenne tanto popolare che la sentì persino Dana. La lasciò incredula che si potessero prendere tanto alla leggera le sue difficoltà e i conseguenti guai con la legge. Ma poi accadde qualcosa di inaspettato. Forse per compassione, ma probabilmente più per senso di colpa, la stessa stazione che si era preso gioco delle difficoltà di Dana la contattò. Non ci si limitò a delle scuse, all'attrice disoccupata venne offerto un lavoro. Fu assunta come reporter delle celebrità. Ma indovinate, le cose non andarono per niente bene, tanto per cambiare. Dana rimase contentissima del suo nuovo ruolo come intervistatrice delle celebrità, ma c'era una fregatura, i produttori le facevano porre domande molto imbarazzanti. Dana fece del suo meglio, ma alla fine trovò molto difficile chiedere cose tanto degradanti ai colleghi. I produttori la dichiararono infine troppo gentile prima di sbatterla fuori. Nel 1992 Dana fu una delle prime celebrità ad apparire in un videogioco. Era Night Trap della Sega e i giocatori assumevano il ruolo di un agente speciale con il compito di vegliare su ragazzi e adolescenti che si ritrovavano per un pigiama party con la partecipazione di Dana Plato, visitando una casa che a loro insaputa era piena di pericoli. Ma un'udienza del Congresso statunitense ritenne moralmente ripugnante che dei giocatori osservassero delle ragazze tanto giovani attraverso filmati di videosorveglianza, perciò lo vietò quasi subito. Vista la lotta alla droga e le difficoltà patite con la legge, per tutti gli anni 90 Dana faticò a far quadrare i conti.
Perciò si abbassò a recitare nei film del basso budget Bikini Beach Race del 92, in cui delle ragazze per l'appunto in bikini partecipavano a una gara di letti su ruote. A un certo punto si trasferì a Las Vegas, ma le sue prospettive nello show business scemarono rapidamente. Ancora faticava a far quadrare i conti, perciò tornò al mondo reale e accettò un posto al servizio clienti di una lavanderia a secco. Quando il pubblico lo scoprì, alcuni fan andarono persino a trovare l'ex celebrità in sede per vederla nel suo nuovo ruolo da operaia, quando si dice lavare i panni sporchi in piazza. Lì a recuperare camicie e mutande, i clienti rimanevano sorpresi di trovarci un ex star che non si dava delle arie, ma nemmeno questo lavoro funzionò e la vita di Dana prese un'altra sorprendente deviazione. Nel 1997 Dana era ormai alla ricerca disperata di soldi e di un nuovo ruolo. Perciò quando un produttore le presentò la sua folle e peccaminosa idea, colse al volo l'occasione di rientrare nello show business, anche se avrebbe dovuto denudarsi completamente. Il film del 1998 si intitolava Different Strokes, una ripresa del titolo originale del mio amico Arnold. Kimberly Drummond perdeva la patina innocentina e faceva ora sogresso nel porno softcore. Che a darsi all'erotismo sia stata costretta o meno è poco chiaro. Ciò che è chiaro è che Dana non agiva più spinta dalla razionalità. Di conseguenza la sua relazione con il regista Fred Potts finì. Fu allora che entrò nella sua vita il produttore e attore Scott Atkins, ovvero Scotty Galt. I due si sposarono a Vancouver, ma il matrimonio finì presto nei guai e venne annullato dopo appena un mese. Dopo molte prove e tribolazioni, Dana si avvicinò al suo manager 28enne, Robert Menchaca. Cosa si dice della mescolanza fra lavoro e piacere? Beh, i due ben presto si fidanzarono e andarono a convivere in Florida. E se vi state immaginando Dana e Menchaca in spiaggia al tramonto a sorseggiare cocktail, cancellate tutto. Vivevano in una vecchia roulotte Winnebago scassata. Dana monetizzò la sua storia tragica apparendo in Desperation Boulevard del 98. Il film narra di una ex star bambina che tenta disperatamente di rifarsi una carriera a Hollywood. Dana stava affrontando i suoi demoni, doveva aver sperato in una storia di redenzione, ma purtroppo quegli stessi demoni le si sarebbero ritorti contro. Jennifer Webb, ex conquilina di Dana, dichiarò che l'appalto si faceva ancora, perciò l'attrice si recò a New York per un'apparizione nel programma radiofonico di Howard Stern. Sperava di riavviare la carriera mettendo le cose in chiaro e col leggendario DJ, notoriamente politicamente scorretto, fu brutalmente sincera su tutti i suoi dolori. Disse però poi a Stern e agli ascoltatori di essere sobria da 10 anni, ma le droghe non erano l'unica accusa avanzata da Jennifer Webb. Era stato detto che Dana l'avesse derubata e che durante la convivenza fossero diventati amanti. Poco sorprendentemente Dana rimase sbigottita da tali affermazioni, ma le cose non fecero peggiorare quando Howard Stern aprì la trasmissione alle telefonate. In quanto l'occhio dei giorni nostri, il DJ Howard Stern non vuole nient'altro che suscitare scandali. Perciò all'apertura delle telefonate, ecco che la gente chiamava per urlare insulti all'attrice. Alcuni ascoltatori poco gentili arrivarono addirittura a mettere in questione la sua sobrietà, il che fece arrabbiare Dana e la spinse a una posizione più sprezzante. Il fuoco incrociato fatto di accuse, insinuazioni e insulti sparati da gente da tutto il paese che neanche la conosceva, Dana fece di tutto per convincere le persone della sua sobrietà. Provocata dal pubblico che ne voleva una dimostrazione, si rese disponibile a sottoporsi a un test antidroga per il quale cedette una ciocca di capelli, ma al termine del programma si rimangiò la parola. Non appena terminata l'intervista, Howard Stern disse che Dana aveva chiesto di riavere i capelli. Poi aveva confessato che, sebbene sobria, assumeva antidolorifici da 4 mesi dopo la rimozione del dente del giudizio. In altre parole, stava abusando di narcotici prescritti. Il programma radiofonico si era rivelato un totale disastro mediatico. Dell'esperienza con Stern a Dana non rimase che la vergogna. Il giorno seguente, la festa della mamma del 1999, si recò in roulotte insieme al fidanzato dalla madre di Manceca. Purtroppo durante la visita si sentì tanto male da assumere una pastiglia per il dolore al dente e un rilassante muscolare. Poco dopo si scusò per andare a fare un sonnellino pomeridiano nel mezzo parcheggiato fuori casa.
Quello stesso giorno in serata Robert andò alla roulotte e si addormentò accanto alla fidanzata. Ma al risveglio era avvenuto l'impensabile. Distesa al suo fianco, Dana era fredda e priva di vita. La madre di Menciacca, che faceva l'infermiera, e il fratello cercarono invano di resuscitarla, ma se n'era andata. Dana Plato era morta di overdose nel sonno a 34 anni. All'inizio il verdetto fu di overdose accidentale, ma l'autopsia rivelò che Dana doveva aver assunto di proposito più antidolorifici di quelli necessari al trattamento di un dolore medio, perciò la sua morte venne considerata suicidio. I resti vennero cremati e le ceneri disperse nell'Oceano Pacifico. Quando morì l'ex star bambina non aveva che $1000. Tyler Lambert, il figlio da lei allontanato da tempo, aveva 14 anni al momento del tragico suicidio della madre. Proprio come lei avrebbe voluto diventare famoso, ma invece di recitare voleva fare il cantante e il rapper. Però purtroppo il talento per l'intrattenimento non fu l'unica cosa che gli passò alla madre, gli trasmise anche i problemi con la dipendenza da stupefacenti. L'ex amico e manager di Dana, nonché ex bambino prodigio, poi divenuto consulente della droga Johnny Whittaker, tentò invano di allontanare Tyler dagli stupefacenti. Quest'ultimo dichiarò che la ragione dell'abuso derivava dalla mancanza che partiva per la madre, ma Johnny Whittaker sapeva che era solo una scusa, la dipendenza era una malattia di famiglia. Johnny Whittaker ammette che Tyler e la madre avessero dei legami emotivi, ma i due avevano trascorso pochissimo tempo insieme durante la crescita del piccolo. Ma comunque ogni festa della mamma e ogni anniversario della sua morte lo colpivano profondamente. Di fronte alla prospettiva di un'altra festa della mamma senza la madre, Tyler decise di tingere l'occasione del più nero dei neri. Disse a un amico di voler stare con la mamma e di essersi fatto molto ritirato e di non parlare con nessuno da 3 o 4 giorni. Poi il 6 marzo del 2010 si suicidò con un colpo di fucile alla testa. Aveva 26 anni. Si uccise solo 2 giorni prima dell'11° anniversario della morte della madre. Johnny Whittaker disse: gli avevo aperto la mia porta e gli avevo fatto sapere che ci sarei stato, ma non era pronto a lavorarci. Nel 2000 la Fox trasmise After Different Strokes, When the Lotus Stopped, un documentario basato su vita, carriera e morte di Dana. Todd Bridges fece un cameo. Poi nel 2006 l'NBC mandò in onda Behind the Camera The Unauthorized Story of Different Strokes, basato sulla vita di tutti e tre i bambini prodigio della sitcom. In una scena particolarmente commovente si vedono Todd Bridges e Gary Coleman accanto alla tomba di Dana Plato. Todd Bridges rilasciò un tributo su Twitter a Dana in quello che avrebbe dovuto essere il suo 55° compleanno. Eri l'unica persona a cui potevo sempre parlare, eri una delle mie migliori amiche, non ti dimenticherò mai e ti vorrò bene per sempre. Buon compleanno, Dana Plato, sei libera amica mia. Gary Coleman morì nel 2010 a 42 anni. Dalla morte di Conrad Bain, avvenuta nel 2013 quando avevo 89 anni, Todd Bridges resta l'unico attore originale ancora in vita del mio amico Arnold. Bene amici, questa triste storia finisce qui, grazie per la visione, ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!